Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Anthropomystery. Oggi vi parlerò di patologie. Sì, uso il plurale perché saranno ben 5 le malattie protagoniste di questo appuntamento. 5 disturbi mentali che, se non fossero ben documentati, potremmo arrivare a mettere in dubbio la loro esistenza. Sarebbe stato difficile dedicare un intero video ad ognuno di essi, in parte perché sono pressoché sconosciuti e in parte perché sono così rari da non essere stati studiati così a fondo. Fatto sta che sono veri disturbi ai quali può essere soggetta la nostra psiche, e alcuni di essi sono semplicemente da brivido. Ecco quindi 5 disturbi mentali di cui nessuno ti ha ancora parlato. Sindrome di Fregoli. Iniziamo da una patologia che prende il nome da un famosissimo attore italiano, Leopoldo Fregoli, conosciuto soprattutto per le sue abilità di imitatore e trasformista. Il termine venne ideato nel 1927 da Courbon-Eiffel per riferirsi al caso di una paziente che sosteneva di essere perseguitata ovunque da una certa Robin, attrice, capace di trasformarsi in molti personaggi differenti. In verità, la paziente si era convinta che tutte le persone con cui entrava in contatto durante le sue giornate fossero Robin travestita. Quindi la sindrome consiste in un delirio di trasformazione somatica in cui avviene da parte del paziente il riconoscimento di persone non conosciute, oppure, e soprattutto, l'idea che le persone modifichino il proprio aspetto proprio per non essere riconosciute. Attenzione però, questa sindrome non è come quella di Capgras, dove il soggetto ha l'idea che le persone care attorno a lui siano state sostituite da dei sosia. Qui l'individuo persecutore è sempre lo stesso soggetto, dotato della straordinaria capacità di travestirsi per non essere riconosciuto e di ingannare il paziente. Il paziente però sostiene di essere più furbo e di riconoscere il soggetto sotto la maschera. Sebbene si tratti di un disturbo raro, l'ipotesi più probabile è che si generi a causa di alcune disfunzioni del lobo frontale, lesioni o correlate a malattie psichiche come la schizofrenia, ictus, abuso di sostanze, eccetera. Il più grave problema correlato alla sindrome di Fregoli è l'aggressività. Il soggetto malato tende a svilupparne molta, a seguito di una sorta di frustrazione nel pensare che vogliano ingannarlo. La paranoia, quando portata all'estremo, può rendere il paziente addirittura pericoloso per gli altri. Insomma, Leopoldo Fregoli era un maestro del buon umore e della risata, ma chi è affetto da fregolismo non ha proprio niente da ridere, purtroppo. Boantropia. Questo è forse il disturbo mentale più assurdo tra quelli che vi menzionerò oggi, ma anche quello dalle radici storiche più consolidate, se così possiamo dire. La definizione di boantropia è la seguente: un disturbo psicologico in cui un essere umano crede di essere un bovino. Esattamente come ve lo sto dicendo. Chi soffre di questo disturbo riconosce se stesso come un bue o una mucca, mangia erba ed emette il suono dell'animale. Il più famoso malato di questa patologia fu Nabucodonosor II, che nel libro di Daniele viene descritto come un personaggio che era scacciato dagli uomini e mangiava l'erba come i buoi. Nelle tradizioni persiane, invece, era il principe Buid Majid al-Dawla a credersi una mucca. Addirittura chiedeva di essere ucciso affinché la sua carne potesse essere consumata. La domanda però è: questa patologia esiste ancora oggi? Effettivamente sì. In determinati stati di delirio, un essere umano può sviluppare questa autoconvinzione e può cercare di vivere e comportarsi esattamente come l'animale che crede di essere. La boantropia venne studiata da Jung e da Freud, che arrivarono ad una conclusione, ossia che la convinzione di essere l'animale provenga molto probabilmente da un sogno interiorizzato, che persiste nella mente e diventa un'illusione. Da piccoli, chi più, chi meno, tutti abbiamo sognato di essere un animale, un gatto, un falco, una tigre, un leone. Ebbene, sarebbe proprio quello stato di sogno, di desiderio, a sfuggire al controllo del paziente affetto da boantropia, che finirà per credere sul serio di essere un bovino. Abulomania. Ognuno di noi, nella vita, si trova spesso nella situazione di dover prendere una decisione. In certi casi risulta facile,
in altri estremamente difficile. Non è la stessa cosa dover decidere che film andare a vedere al cinema rispetto a scegliere che facoltà universitaria frequentare, giusto? Tuttavia una persona sana di mente riesce sempre a giungere ad una conclusione e a propendere per una delle opzioni disponibili. Per chi è affetto da abulomania, invece, entrambe le decisioni, film o facoltà, rappresenterebbero una montagna insormontabile. L'abulomania è il disturbo mentale in cui il paziente sperimenta gravi quadri di indecisione nei diversi campi della vita quotidiana. L'indecisione cronica porta comunemente ad ansia, stress, depressione e angoscia, quindi può influenzare gravemente qualsiasi capacità di socializzare. Quando si tratta di prendere decisioni, indipendentemente dalla loro importanza, il soggetto che ne soffre viene rapidamente sopraffatto. Il risultato è che il paziente etichetta le sue decisioni come inadeguate o che i risultati saranno completamente avversi. Quindi analizza eccessivamente ogni situazione in modo critico e dà luogo ad un classico caso di paralisi da analisi. L'abulomania degenera molto spesso in un'ossessione che porta il paziente ad avere pensieri ricorrenti ed intrusivi. Ma non è tutto. Oltre a generare dei sintomi emotivi, l'abulomania può anche condurre a sintomi comportamentali. Per esempio, il rifiutare di assumersi le proprie responsabilità, generando il bisogno costante di sentirsi accompagnati al momento di prendere una decisione. Un atteggiamento passivo nelle relazioni di coppia, l'evitare di esporsi pubblicamente per paura di essere criticati, eccetera. Le cause dell'abulomania sono per lo più ancora sconosciute. Si crede possano essere in parte ereditarie e in parte causate da un certo tipo di educazione o situazioni vissute molto traumatiche in cui la persona si è sentita umiliata e vergognata, che generano numerosi dubbi e incertezze nella persona, la quale non è in grado di svolgere correttamente nessuna attività. Portare avanti le proprie responsabilità o vivere una vita indipendente, quando si è affetti da abulomania, è praticamente impossibile. Erotomania. Abbiamo tutti sentito parlare degli stalker delle celebrità nei notiziari, ma sapevate che i pazienti che soffrono di un raro disturbo noto come erotomania operano nella convinzione delirante che una persona di status sociale superiore, come una celebrità, sia innamorata di loro? La convinzione di essere amati dalla persona oggetto del desiderio è accompagnata spesso da false credenze secondarie che portano il paziente a creare un mondo immaginario, dove succedono fatti che danno sostegno alla sua credenza. Per esempio, secondo uno studio del 2002, questi pazienti spesso immaginano che l'oggetto del loro affetto li stia facendo dell'avance attraverso segnali segreti e messaggi codificati attraverso i media. In alcuni casi l'oggetto del desiderio può essere addirittura un personaggio immaginario. Questa malattia mentale si sviluppa normalmente in 3 fasi. La fase della speranza è quella di più lunga durata e vede il malato sperare che la persona si dichiari apertamente. Fase della delusione. Dopo l'ovvio riscontro negativo, il malato entra in depressione, diventa aggressivo e dimostra tendenze suicide. Fase del rancore. In questa fase tutta l'aggressività viene rivolta nei confronti del soggetto amato e in alcuni casi è sfociata addirittura in attacchi fisici veri e propri alla persona famosa in questione. L'erotomania non sfocia solo nei confronti di celebrità, ma di tutte le persone che il malato considera di uno status sociale superiore al suo: professori, medici, artisti, avvocati, eccetera. Nei casi in cui l'oggetto del desiderio sia una celebrità, l'erotomania è facilmente diagnosticabile, ma in altri casi, quando si parla di una persona comune, come un professore, solo per fare un esempio, diventa difficile da individuare. Ed è questo fatto che la rende una patologia parecchio subdola. Concluderò con un esempio. Nel 2001, un primario di un ospedale di New York raccontò che dopo aver iniziato la frequentazione con una donna, alcune persone gli differirono che la stessa lo spiava e raccoglieva dati sulla sua vita privata da circa 2 anni prima di conoscerla, raccontando che era stata corteggiata da lui per anni. Lui, in verità, non la conosceva neppure. Sindrome della mano aliena. La sindrome della mano aliena, o sindrome della mano anarchica, è un raro disturbo neurologico caratterizzato da movimenti involontari, incontrollabili e senza scopo dell'altro interessato.
Questi movimenti sono spesso in conflitto o addirittura in competizione con l'arto opposto, come vestirsi con una mano e spogliarsi con l'altra. L'arto è disinibito e diretto da stimoli ambientali con conseguenti comportamenti di utilizzo. Presenta una marcata dipendenza dall'ambiente, in quanto è solitamente messa in moto dalla presenza di oggetti nelle vicinanze. Il movimento estraneo ha l'apparenza di un movimento fatto con intenzione e diretto, ma senza alcun scopo. L'arto colpito è percepito come estraneo dal paziente, che lo sente controllato da forze esterne. Anche se avvertito a livello tattile, il paziente può arrivare a negare la proprietà della sua mano quando viene toccata senza una guida visiva. I comportamenti delle mani aliene possono tornare ad essere soggetti al controllo della persona solo in alcuni casi, per esempio in condizioni di fatica o ansia, come se perdessero il loro potere di iniziativa. A volte il disturbo è il sintomo di accompagnamento di altre malattie neurologiche, ma la maggior parte dei casi descritti coinvolgono incidenti vascolari cerebrali, per esempio un'emorragia, e sembra proprio che la perdita di controllo della mano possa arrivare a livelli davvero inspiegabili. Per esempio, è noto il caso di una donna ricoverata per percosse provocate dalla sua stessa mano, sulla quale non esercitava nessuna volontà. Per capirci, si era picchiata da sola. In questi casi, la sintomatologia può essere migliorata con programmi di riabilitazione specializzati, che tendono a ridurre i movimenti anormali. Ma detta terapia non assicura il successo e comunque non è rapida. E con questa sindrome, ragazzi, concludo la carrellata di oggi. Vi dirò, non mi sento di fare delle considerazioni personali su questo argomento perché non vorrei che apparissero troppo scontate. Se ora vi dicessi che la mente è un territorio strano e inesplorato, credo che la maggior parte di voi si farebbe una risata. Di fronte a patologie del genere è meglio tacere e riflettere. Una cosa però ve la voglio chiedere. Ma voi potreste immaginarvi di vivere con una di queste patologie? E se ci fosse tra voi qualcuno che ne ha sperimentata una o che ancora la sperimenta, mi farebbe molto piacere sentire la tua testimonianza. Se te la senti e hai voglia di farmi conoscere la tua esperienza, puoi mandarla a questo indirizzo email. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.